Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre. Ok, 2024 abbiamo la carta della stella, amici dello Scorpione. Quando c'è la stella si parla di nuovi obiettivi, di desideri, di destino anche, perché si dice che il destino sia scritto nelle stelle. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Io comunque tutte le novità le inserisco nella descrizione, voi aprite la tendina e poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per novembre. Partiamo con un 7 di bastoni. 6 di coppe. 3 di bastoni. Abbiamo un 9 di coppe. Abbiamo la forza. Regina di bastoni, 8 di coppe. E il Papa, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere le carte una per una e vi darò come dei messaggi spot, quello che mi arriva nel momento. Dopodiché andremo a fare vari esempi, single, coppie, lavoro, disoccupati, occupati, soldi, un po' tutto. Allora, partiamo da questo 7 di bastoni, che è l'energia iniziale, che mi dice che siete su un... Siete come in una fase difensiva, come se aveste le barriere alte. Andiamo a vedere. Eremita. Probabilmente qualcuno ha voglia di stare per conto proprio. Cosa ho visto? Eremita, morte, 5 di pentacoli e mondo al contrario. Allora, io credo che si parta da una fase di isolamento volontario. Per qualcuno è come se si dovesse lasciare indietro con questa morte determinate carenze, determinate dipendenze. Potrebbe riguardare un'abitazione, una casa, un qualche tipo di residenza. Andiamo a vedere 6 di coppe. Regina di spade, cavaliere di pentacoli e giudizio. Voglio andare a vedere anche il 3 di bastoni. Abbiamo il matto e un fante di pentacoli. Allora ragazzi, qui c'è come un momento cardine secondo me. Soprattutto per quello che riguarda, diciamo, il lato affettivo, che potrebbe essere come questa metà della lettura. Ho la sensazione che stiate inseguendo un sogno. Anche la stella effettivamente mi parla di sogni. Il matto qua mi dice che c'è come questo entusiasmo, questa voglia di fare,
Il Fante di Pentacoli mi parla di qualcuno che effettivamente è sulla buona strada per imparare, ma io ho come la sensazione che per riuscire a perseguire questo sogno ehm, dobbiate prima tagliare e lasciare indietro certe carenze. Di solito il 5 di Pentacoli fa riferimento o a dipendenze affettive, dipendenze economiche, ferita da rifiuto e più nello specifico ferita da abbandono. Quindi io qui ho come la sensazione che siate in modalità protezione e abbiate bisogno di vedere il mondo al contrario, mi verrebbe da dire, perché avete anche la morte, come se ci fosse da concludere qualche tema, qualche cosa. Qualche ideologia, soprattutto qualche carenza. E se per caso è il mondo in generale che vi delude, che vi ha deluso, con la carta della stella sento che è come se dovesse ritrovare un po' la speranza negli altri. Tenete presente che avete anche la regina di spade al contrario, come se ci fosse una sorta di confusione mentale. E l'isolamento con l'eremita può essere utile per fare un lavoro di introspezione, per capire cosa con questa morte bisogna lasciarsi alle spalle, lasciarsi nel passato. E di solito possono essere pensieri, atteggiamenti, abitudini, relazioni, situazioni, un po' di tutto. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Re di bastoni. E regina di bastoni. In un certo senso è come se foste appagati così e nell'altro no, non lo siete. C'è come un, ok, questa è la zona di comfort o questa è la zona dove io mi sento più o meno sicura o sicuro, però non la sento così tanto idilliaca, sinceramente. È vero che avete il 9 di coppe, è vero che c'è una certa soddisfazione di base, ma il 9 di coppe è anche una carta che parla di pigrizia, come se mancasse probabilmente un input. La voglia c'è, ci sarebbe, però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Andiamo a vedere la forza, perché secondo me questo è il lavorare la vostra forza interna che vi serve per uscire da questa situazione. Asso di pentacoli e fante di spade. È come se fosse una situazione nuova che si presenta. Diciamo che l'asso di pentacoli mi fa ben sperare con un nuovo inizio di tipo concreto, che è quello che vi ho detto prima, no? Tra il dire e il fare, ed è come se, ok, metto un passo, faccio un passo in avanti. Andiamo a vedere l'argine di bastoni. 10 di coppe. E 9 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche l'8 di coppe. Guardate, per qualcuno ho l'idea che l'isolamento di cui vi parlavo prima sia interno, non nella realtà, cioè, come vi posso spiegare? È come se vi teneste tutto per voi, è come se non voleste essere disturbati da nessuno, però vedo che comunque durante il mese l'attività sociale non manca, Andiamo a vedere. Ok, allora, abbiamo cavaliere di bastoni e ruota della fortuna per l'8 di coppe. Sì, si tratta di dinamiche di comportamento, si tratta di dinamiche di pensiero, cioè puntate più in alto, mi viene da dire, perché qui sì, vedo una sorta di zona di comfort, magari non state poi così male, ma non state neanche bene. Credo che molte persone siano dentro una situazione o una relazione perché nella loro testa c'è il sogno di questa relazione, oppure come il no, ma magari
vi dicono state proprio bene insieme, ci sono tante cose che magari sono comuni, sono affini, però poi alla fine non vi sentite in una reale connessione con l'altro e ci sta, il punto è ammetterlo, rinunciare a questo sogno egoico del sembriamo la coppia perfetta per dire ok, aspetta un attimo perché io in realtà non mi sento né valutato o valutata nel giusto modo, ma perché voi non vi date lo spazio? Rendetevi conto che gli altri ci trattano come noi ci poniamo. Se per esempio arriva una persona che si presenta e dice ciao, sono Ilaria, piacere, ha un impatto diverso rispetto a ciao, sono Ilaria, piacere. Capite cosa intendo? Va bene, scrivetemelo nei commenti. Andiamo a vedere il Papa. Allora, 7 di bastoni e sacerdotessa, papa e papessa. E di nuovo la cosa che mi fa sorridere è che inizia la lettura con un 7 di bastoni e termina con un 7 di bastoni, ma in modo più elevato. Il Papa potrebbe essere una guida alla quale farete riferimento, normalmente sono guide spirituali, sono maestri spirituali, potrebbe anche essere un mediatore, potrebbe essere un libro, potrebbe essere un film, un canale su YouTube, qualche cosa che vi aiuti ad elevarvi spiritualmente. Qui avete ben 3 carte. Dovete capire come rompere lo schema di comportamento dannoso, fare un passo per il nuovo. Qui avete anche un fante di spade. È come il ok, mi muovo e poi aspetto e osservo come l'energia si muove. Mm. Devo dire che comunque con questo Papa promette piuttosto bene, perché è anche una carta che mi parla di contratti, di riconoscimenti. Ehm, Datemi una carta per il 7 di bastoni, 5 di spade. Sapete, questo gruppo di carte mi potrebbe dire che qualcuno di voi è nella notte buia dell'anima. Se avete avuto il vostro risveglio spirituale o se siete in fase di risveglio spirituale, qualcuno potrebbe essere o nella notte buia dell'anima o prima, quindi tipo quando il patatrack potrebbe essere appena successo. Se non sapete che cosa sono queste cose, non mi metto adesso a spiegarle. Io nella sezione degli abbonamenti spiego in modo molto dettagliato tutti questi temi, ma sicuramente ce ne sono anche altri su YouTube che ne parlano, quindi vi invito ad approfondire il tema. Però quando si è in una fase di forte, forte, forte cambiamento dove sembra aver perso tutto e non sapere più da che parte dirigersi, prima di tutto staccarsi dal sogno, quello è l'ego. Di solito il risveglio spirituale arriva con una brusca caduta dell'ego per quello che si associa alla torre. E poi avere di nuovo la speranza, ritrovare la speranza e la forza interna di andare verso una nuova vita. Il punto qual è qui? Che molte persone hanno sviluppato doti e maestria ed è un po' come se, ok, ho già delle basi, ma non so come uscire. Tutti i ragazzi, anche i più grandi maestri, hanno bisogno di una guida ogni tanto. Loro magari chiederanno la guida direttamente dall'alto, per chi invece non ha ancora questa comunicazione con i mondi sottili, la guida può essere fisica, può essere un papa, può essere come vi dicevo, un libro, un canale, quello che vi fa aprire la mente, ma ho la sensazione che molti di voi abbiano vari strumenti per lavorare la cosa. Il punto è trovare quello che vibra di più con voi, perché magari per qualcuno è meglio una persona come sì, una persona che vi fa fare determinate cose, vi fa parlare, vi fa fare esercizi, vi illumina la mente, per altri invece magari che non hanno voglia di lavorare con la mente, è meglio affidarsi a qualche nutrizionista, perché sapete che la chimica del corpo crea anche il campo energetico,
piuttosto che magari maestri di agopuntura, piuttosto che, insomma, ognuno di voi scelga la propria guida, ma c'è bisogno di trovare qualcuno che vi aiuti a rompere gli schemi di comportamento, ad uscire da questo momento un po' buio. Guardate, in realtà sento che questo è più da dove arrivate, perché è la prima carta della lettura. Poi qui invece abbiamo la stella, quindi è come se il mese fosse orientato verso il trovare una nuova speranza, dei nuovi obiettivi, dei nuovi sogni. Ok, andiamo a vedere caso per caso, ragazzi. Partiamo dall'amore. E qui è quello che sento un po' più idealizzato, se vogliamo. Allora, se siete single, effettivamente ci potrebbe essere come un riavvicinamento di una persona che magari non vedete da tanto tempo, non è un ex. È una persona che magari avete già conosciuto tempo fa e che avete perso di vista e che potrebbe farsi sentire. C'è questa cosa sporadica, sinceramente non sento, non vedo le scintille, ma perché è come se appunto voi, essendo un po' in questa fase eremita, non aveste tanta voglia di, ehm, più che voglia non avete l'energia giusta per iniziare questa relazione. Magari iniziate con una conoscenza, però direi che le cose non sono chiare, non sono fluide con questa persona. Per quello che riguarda chi è in coppia, ecco, se la vostra relazione non va più bene, se vi sentite spersi, se nonostante siate in coppia non sentite una speciale connessione o una connessione semplice anche, una connessione con il o la vostra partner, se vi sentite sottovalutati, se qualche volta vi rendete conto che voi fate manipolazione o gli altri manipolano voi, perché tutti manipoliamo. Io qui ho come l'idea che ci sia questa immagine di facciata alla quale vi stiate aggrappando e che in realtà non vi fa star bene. Ora, questo tema va bene un po' in tutti i casi, lavoro, relazioni, è come se ci fosse un qualche tipo di dinamica che bisogna tagliare. Per quello che riguarda le relazioni più o meno ni, io vedo confusione. Soprattutto perché parto da queste carte, ragazzi. Allora, sento che l'altra persona non vi sta trattando bene, non vi dà il giusto valore, anzi, è un po' come se riceveste le briciole. Magari siete anche in silenzio stampa. Eh, Smontate il sogno in questo caso, lasciatevelo indietro. Probabilmente è un ideale che voi avete da quando siete fanciulli, ma quella persona non rientra esattamente in quell'ideale, sta cercando di infilare un piede 39 in una scarpa 37. Non ci sta. E questo gruppo di carte secondo me serve a farvi notare che certe scelte che state facendo le state facendo perché siete in un momento di carenza, quindi decido di stare con questa persona perché ho paura di rimanere solo, perché non so stare da solo, perché se sto da solo sento tutto il mio dolore e non sono capace a gestirlo. E quindi perché ci sono queste persone che cercano costantemente partner perché non sono in grado di rimanere da soli con se stessi, perché il dolore fa troppo male. Comunque, al di là di questo, ragazzi, non è che vedo grandi espansioni a livello amoroso, anzi più titubanze. Se per caso siete in una relazione e va a gonfie vele, il suggerimento qui è di iniziare un qualche cosa che possa riempire questa carenza, perché è vero che va a gonfie vele, però c'è sempre questo alone di sono nel posto giusto, sono con la persona giusta, è abbastanza. Ho come l'idea che qualcuno cerchi di tenere in piedi con gli stuzzicadenti una certa relazione. Fatemelo sapere poi nei commenti. Ok, passiamo al lavoro, alleggeriamoci un po', poi il resto degli affetti lo vediamo dopo. Per chi è disoccupato,
Ci potrebbero essere delle novità molto interessanti. Il 5 di Pentacoli è una carta che parla di carenza economica, quindi devo dire che si può migliorare nel mese di novembre. Per qualcuno vi dirò che potrebbe anche essere un contratto a lungo termine o comunque uno di quelli che vanno di 6 mesi in 6 mesi come rinnovo, no? Cioè abbastanza lungo. Potrebbe essere una nuova mansione, potrebbe essere all'aria aperta e per qualcuno essere come un tema diverso completamente da quello che avete fatto fino ad adesso ed è un tipo di lavoro che vi permette di esprimervi. Potrebbe essere interessante il settore dello sport, il settore della pittura, qualche lavoro a contatto con gli animali. Per quello che riguarda chi sta lavorando come dipendente, devo dire ragazzi che potrebbe esserci una proposta per un aumento di ruolo, un aumento di responsabilità. Potrebbero anche offrirvi di gestire un gruppo. Non sarà un gruppo semplice, vi dico, ma se riuscite a mantenere le distanze, perché quando si aumenta di livello poi con i sottoposti la confidenza è meglio sempre, insomma, poca, perché poi quando ci sono i problemi è difficile gestirli senza offendere le varie persone coinvolte. Comunque, devo dire che sì, potrebbe nascere qualche cosa come una nuova proposta, come un nuovo ruolo da dover rivestire. Per qualcuno può anche essere nel settore qualità, come responsabile qualità o controllo qualità o qualche cosa per lo stile. Ricerche anche. Ehm, Se siete autonomi, allora, anche qui ragazzi, devo dire che vedo varie possibilità di gioco. Se prima avete passato un periodo un po' complicato a livello lavorativo, ho come la sensazione che tirerete fuori le unghie e i denti e vi prenderete quello che vi spetta e arriverà. Potrebbero esserci nuovi contratti, nuove collaborazioni molto 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 proficue. Vi dico che se avete qualche dubbio su fare pubblicità o no della vostra azienda, sì, ve lo consiglio, a novembre è proprio consigliato. Ehm, per adesso non vedo nuove collaborazioni. Se ne avete già però mantenete calmi gli animi nel tenere in equilibrio queste relazioni che già avete, nel gestire quello che già è in piedi, insomma. Parliamo di famiglia. E qui la famiglia può anche essere quella di origine, quella che avete creato, può anche essere voi e il vostro animale da compagnia e comunque un nucleo familiare. Ci sono delle novità. Io ho come la sensazione che qualcuno stia pensando di trasferirsi. O potrebbe essere proprio un nuovo obiettivo, magari cambiare casa, magari fare quel tipo di viaggio, di spostamento, di movimento, quello che qui con il mondo è ancora in stand-by, ehm, potrebbe iniziare effettivamente. Ci potrebbe essere questo nuovo obiettivo. C'è qualche cosa che potrebbe bollire in pentola, insomma, a livello familiare. Per qualcuno vi dico che si può trattare di bambini che arrivano, eh. Magari vi rendete conto che una vostra cugina, un vostro cugino sta per diventare mamma o papà, insomma, potrebbe anche essere una cosa per questo stile. Se parliamo di progetti, beh, devo dire che un po' quello che vi dicevo prima, se avete già qualche cosa in piedi, cercate di mantenere quel qualche cosa in piedi, ma tutto sommato c'è una sorta di linearità, cioè nonostante magari gli imprevisti, gli intoppi, devo dire che le cose insomma fluiscono abbastanza bene nel mese di novembre. Se invece avete qualche cosa di nuovo che vi frulla in testa, come vi dicevo prima, ecco, forse lì aspettate un attimo. Ho come l'idea che dobbiate raccogliere più dati prima.
di fare qualche movimento. Entro fine novembre, se dovete lanciare un'attività, fare un'inaugurazione o cose di questo genere, novembre è un ottimo mese in questo senso. Parliamo di soldi, ragazzi. Soldi va a gonfie vele, devo dire. Potrebbero esserci dei guadagni inaspettati, potrebbero esserci degli aiuti inaspettati. Sapete, è anche il discorso, scusate, mi hanno interrotto. Non è solo un discorso di vi vengono in aiuto apportando denaro, ma potrebbe anche essere qualcuno che viene in aiuto ehm, per X motivi e vi fa risparmiare tempo, vi fa risparmiare denaro, può anche essere un aiuto pratico. Per quello che riguarda, diciamo, lo stato psico-emotivo del momento, il mese finisce un po' meglio di come inizia, per fortuna. Si tratta più che tutto di capire come rompere questi schemi di comportamento ehm, per andare verso mete più elevate, per andare verso... Ecco, adesso i vicini hanno deciso di fare ristrutturazione, spero che non dia troppo fastidio il rumore. Va bene ragazzi, devo dire che tutto sommato il mese parte un po' così, con una tonalità un po' bassa, però poi durante il mese è come se prendesse energia. Direi che il settore lavoro denaro sono quelli che vanno un pochettino meglio. Il vostro benessere interno ha bisogno di essere pulito, mettiamola così, da certe ehm, pulito o rigenerato, perché vi ricordo che la morte parla di nuova nascita e qui abbiamo la stella, è come se avessi bisogno di nuovi obiettivi che potrebbero arrivare. Sento che molte persone nel mese di novembre attiveranno, se non progetti, perché vi dico, per qualcuno mancano dei dati per iniziare, se invece avete già tutto pronto, è un buon mese per fare pubblicità, per fare inaugurazioni, come vi dicevo prima. Ehm, Però comunque diciamo che il mese finisce molto meglio di come inizia, anche a livello interno, anche a livello emotivo proprio mi verrebbe da dire. Va bene, andiamo a vedere Osho. Una nuova visione e abbondanza. Bellissime carte, sono un appeso e un re di pentacoli ed è proprio avendo una nuova visione, tagliando quello che non serve, che si arriva all'abbondanza. Qui bisogna rompere con certi schemi di comportamento o anche schemi di pensiero. Sapete, ci sono certe volte dove le frasi fatte, tipo questo è il mio karma, è come se noi ci convincessimo che siamo destinati a rimanere lì e quella realtà creiamo perché quello che noi pensiamo realizziamo, materializziamo. Quindi iniziamo a vedere le cose tipo che altra possibilità c'è, che cos'altro posso fare, dove altro posso andare, che altre aspettative ci sono, che altre possibilità ci sono. E comunque poi si arriva a questa abbondanza. Però vi dico, la parte economica e lavorativa secondo me sono quelle migliori nel mese di novembre. Fatemelo comunque sapere nei commenti, ragazzi. Spero che insomma la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi potete abbonare al canale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!